Oggi ti spiego la sequenza precisa in 3 step per creare video come questo. Volevo combattere, ma capii subito che quello che avevo davanti era solo un povero gigante pazzo. Spesso riuscire a far capire all'intelligenza artificiale, per quello che riguarda il mondo dei video ma anche delle foto, quello che noi vogliamo raggiungere come risultato non è facilissimo, perché ci mancano molte volte gli strumenti per spiegare all'AI quello che noi vogliamo. Magari ce l'abbiamo in testa ma non sappiamo come definirlo. Per fare questo serve un vero e proprio vocabolario di termini precisi che fanno capire all'AI quello che noi vogliamo realizzare, e oggi in questo video ti spiego questa terminologia così che anche tu possa fare i video come hai in testa e realizzarli nel modo migliore. La sequenza che ti spiego oggi è fatta di 3 step. Nella prima si crea e si definisce bene il personaggio che vogliamo inserire nel nostro video, ma anche l'ambientazione. La seconda cosa è creare una serie di scatti fotografici del nostro personaggio all'interno di quell'ambientazione, ma con angoli diversi. Qui c'è il trucchetto che ti spiego con il vocabolario specifico, con tutte le istruzioni da dare per riuscire ad avere le inquadrature giuste che possono anche stimolare delle emozioni. Quindi non solo l'angolo di visuale dell'inquadratura, ma anche un angolo di visuale che stimola una determinata emozione a chi guarda la scena. Una volta che abbiamo tutte le immagini, possiamo creare la parte di video. In questo caso noi useremo dei prompt specifici, anche qui con delle terminologie specifiche, che faranno sì che la camera si possa muovere avanti, indietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto nel modo in cui noi vogliamo, e crei anche in questo caso un'emozione allo spettatore, che può essere drammaticità, suspense, spensieratezza, eccetera. Questi 3 step te li spiego ora. Andiamo nel computer e cominciamo. Ti dicevo prima che nello step 1 dobbiamo creare un personaggio e un'ambientazione. Questo è l'esempio che ti porto oggi. Come ho creato questo personaggio? Molto semplice, è una cosa che ho spiegato già in altri video, ma andiamo tranquillamente al ripasso. Andiamo dentro Google e andiamo a cercare la figura di un vichingo qualsiasi, e io ho trovato questa nel mio caso e mi andava bene. Poi ho scritto semplicemente, ho chiesto a ChatGPT di darmi il prompt per generare un'immagine simile a questa. Deve essere iperrealistica come l'attore di un vero film, mettilo in una foresta con la neve, figura intera. ChatGPT mi restituisce questo prompt, io lo inserisco dentro Nano Banana e ottengo questo risultato. Qui ho messo il prompt 4K. Questo è il mio personaggio, diciamo che mi va bene. Ovviamente qui devi essere molto attento a fare questa cosa, perché è forse la parte più importante di tutte, la realizzazione del personaggio come noi lo vogliamo nel modo specifico. Quindi attenzione bene, perché questa è la prima parte, è quella importantissima. I vari particolari, se ci piace l'armatura, se non ci piace, se è adatto a quello che vogliamo fare o meno, andiamo a cambiare determinate cose finché non otteniamo la nostra situazione perfetta. La seconda cosa che io faccio sempre e ti consiglio è quella di realizzare uno sheet del personaggio. Gli diamo in input l'immagine che abbiamo appena creato, poi andiamo a scrivere il prompt che ci crea questo sheet dove noi vediamo il personaggio in varie angolature. Il prompt per creare questo sheet te lo lascio in descrizione. E in realtà te lo lascio dentro il mio canale Telegram, quindi in descrizione troverai il link del mio canale Telegram, vai lì e trovi non solo questa risorsa ma anche molte altre, quindi è straconsigliato iscriversi. Trovi proprio la risorsa che ho scritto crea sheet per il tuo personaggio. Perché faccio questo? Perché poi io inserisco sia l'immagine iniziale sia anche lo sheet come riferimento, così l'AI, in questo caso Nano Banana, capisce benissimo com'è il mio personaggio e dopo posso procedere nel modo migliore. Una volta creato il mio personaggio e anche lo sheet relativo, io procedo con la creazione delle immagini con le varie angolature. Come si fa? Con dei semplicissimi prompt o istruzioni che noi diamo all'AI. Esempio: per ottenere un'immagine del genere scriviamo Extreme Close Up. Questa è
la nostra stringa che ci serve per ottenere questo, cioè un avvicinamento estremo. Poi se io lo voglio ancora più estremo, prendo questa immagine, glielo ridò e ottengo una cosa così. Se voglio un mega particolare dell'occhio, extreme close up, lo scrivo successivamente anche su questa immagine che ho ottenuto. Questo tipo di inquadratura ci dà un senso di intimità, di intensità, oppure anche di paura e di vulnerabilità. Quindi come vedi il tipo di inquadratura che andiamo a fare suscita nello spettatore anche una determinata emozione. Questo è un altro esempio con un altro personaggio che ho creato, che è una ragazza all'interno, una donna all'interno del deserto. Anche con lei ho creato prima il personaggio, poi lo sheet relativo. Questo è il personaggio che ho creato, una donna guerriera in un deserto bianco. Seconda immagine relativa e anche qui lo sheet con tutte le variazioni. Anche qui Extreme Close Up ci dà quella sensazione, quel tipo di inquadratura. Extreme Close Up of Low Angle. Questa è come quella di prima ma con l'angolo basso. Questa cambia completamente il tipo di emozione che prova lo spettatore guardando. Qui il personaggio è pensieroso oppure dominante, è un tipo di inquadratura di riflessione e va usata appunto in determinate situazioni. Bird Eye View. Qui abbiamo l'inquadratura dello stesso personaggio visto dall'alto, quindi da sensazione di isolamento, di abbandono, di solitudine. Altro esempio dell'altro personaggio che ho creato, quindi ambientazioni diverse, personaggi diversi, la sensazione che si prova è la stessa. E questa è la frase che noi mettiamo nel prompt. Bird Eye View. Poi continuiamo del nostro personaggio e a volte basta solo questo anche per la foto di riferimento per avere questo risultato. Over the shoulder. Questo è il tipo di inquadratura che fa sì che noi siamo dietro il personaggio e si vede quello che lui sta guardando. Questo si può usare per far scoprire allo spettatore cosa sta guardando il personaggio, oppure anche nei dialoghi, quando mettiamo una persona di fronte all'altra. In questo caso vedremo la persona di fronte che parla. Questo è un esempio invece dove sono due personaggi uno di fronte all'altro, two shot of one and two. Queste sono tutte stringhe che tu puoi usare così come le vedi. Ti lascio in descrizione questa pagina del mio sito, ti lascio il link, dove ci sono tutti gli angoli di scatto con i prompt, così non c'è bisogno che riguardi questo video 100 volte, ma vai qui e trovi tutto quello che ti sto spiegando in modo dettagliato. Questo è un altro esempio di over the shoulder, la persona che guarda e noi vediamo quello che lei vede. Eye level close up, questa è un'inquadratura a livello dei suoi occhi, è una inquadratura che si può usare anche questa in un cambio di inquadratura nei dialoghi, oppure così è abbastanza neutra come situazione, ma fa capire il personaggio cosa sta pensando. Macro shot focusing on. Qui noi scegliamo cosa vogliamo mostrare nel dettaglio e con questa frase l'AI capisce che vogliamo questo tipo di immagine. Quindi dopo on ci metti il soggetto, che potrebbe essere la spada, la cintura, l'elmo, e ti crea, sempre usando una foto di riferimento che hai usato all'inizio, che hai creato all'inizio, ti crea questo particolare. Può essere usato perché poi noi tutte queste immagini le useremo per creare i video. Se voglio che il mio personaggio raccolga la spada da terra, mi serve questo tipo di immagine. Extreme low angle per creare massima intensità e forza, e ha anche un senso di drammaticità e il personaggio mostra una certa superiorità. Questo è il low angle shot, anche qui il personaggio domina la scena, poi in questo caso guarda anche verso il basso, quindi anche qui mostra superiorità, ma l'inquadratura è diversa perché prima era presa molto da sotto, qui invece è un po' più in alto e dà proprio idea di dominanza. High angle shot, questo è un tipo di inquadratura che può indicare la vulnerabilità del personaggio, la sottomissione oppure un momento di grande riflessione. Side profile è la vista laterale di profilo, questa ci servirà tantissimo se vogliamo fare il personaggio che corre oppure vogliamo appunto avere un tipo di inquadratura non sempre frontale. Side profile è
la stringa che ci serve. Il Dutch angle invece è, come vedi, che è un po' storto, crea una tensione psicologica, oppure anche comunque fa capire che c'è un pericolo o dà l'idea di instabilità. Point of view è il tipo di inquadratura dove noi vediamo quello che vede il personaggio, quindi può essere molto utile. Quella è usata tantissimo nei videogiochi, i famosi giochi in prima persona. Qui possiamo prendere le sembianze del nostro personaggio e questo è il testo da inserire nel prompt. Point of view. Siamo praticamente a metà strada nel riuscire a creare video come quelli che ti faccio vedere adesso. Ecco alcune clip. Per realizzare i video ovviamente andiamo a usare Kling 3.0 o Runway, quella che vuoi tu, quella che preferisci. Io in questo caso sempre dentro Xfield, che lo uso tantissimo, uso Kling 3.0 e vado a usare le immagini che ho creato. Quindi ad esempio in questo caso un primo esempio è quello dove io posso prendere due scatti, che in questo caso sono questo che è quello con il bird eye che ti ho spiegato prima e questo che è quello finale che era il medium shot. Prendo le due immagini e creo l'animazione con Kling. Nello start frame metto la prima, nell'end frame metto la seconda e poi scrivo il prompt. Questi prompt che servono per realizzare i video li trovi sempre sul mio sito, ti lascio il link in descrizione, dove arriverai su una pagina dove hai gratuitamente tutti gli angoli di ripresa per le fotografie e poi c'è invece un modulo che ha un suo prezzo molto basso dove puoi comprare tutti i moduli relativi ai prompt per i video, che sono tutti questi, sono divisi in 7 categorie e per ogni video c'è il suo prompt relativo che ti spiega come si realizza questo tipo di video. Quindi c'è il video ad esempio e c'è tutto il prompt con tutta la spiegazione, cosa comunica, quando usarlo e la descrizione visiva. Tornando a noi, se io faccio play, questo è il risultato di questo video. Faccio ripartire, eccolo. Fantastico. Non sempre servono 2 frame, cioè l'inizio e la fine, a volte basta solo un frame e il prompt giusto, tipo questo, che fa sì che noi possiamo ottenere un risultato come questo. Questa è una ripresa laterale, dove il nostro personaggio corre. Questa è la tipica ripresa che ti ho fatto vedere prima, over the shoulder, quindi ho messo 2 immagini e poi ho creato questa animazione. Questo è il prompt lunghissimo. Se andiamo nella mia guida puoi vedere che è divisa in categorie. C'è la prima che è il push and pull movimento, quindi la camera che si avvicina o si allontana, poi ci sono i movimenti laterali, ci sono i movimenti orbitali, qua te li spiego bene perché sono fondamentali se vogliamo fare delle riprese che ruotano intorno al personaggio. Perfetto, questo è un altro esempio. Vedi, qua ti spiego bene che cosa comunica, l'importanza del soggetto, l'intensità emotiva, movimento epico o decisivo, connessione con il personaggio, sensazione cinematografica molto forte. Sempre per quello che riguarda l'orbital, questo è un altro video. Questo comunica una scoperta graduale, suspense,
curiosità dello spettatore e quando va usato, quando introduci un personaggio o quando riveli qualcosa di nascosto. E il movimento è Half Orbital Reveal. Se facciamo un salto negli shot avanzati, ad esempio con l'handled shot, noi abbiamo una ripresa fatta da una camera tenuta in mano da qualcuno, quindi con dei movimenti di suspense. Comunica realismo, urgenza, caos o tensione, immediatezza e va bene nelle scene d'azione o inseguimenti o dialoghi molto intensi anche. Questo è il video classico dell'esplosione alle spalle del protagonista, come si vede in tanti film. Cosa comunica? Uno shock improvviso, potenza dell'evento, caos, distruzione. E quando si usa? Quando ci sono scene action o di guerra o trailer spettacolari. E la parola, la stringa è explosion push back shot. Nella mia guida trovi anche la categoria 7 che è tutta sui combattimenti, sia per quello che riguarda gli anime che invece anche proprio i video veri e propri, tipo questo. Questo è uno slow motion dodge shot, oppure per quello che riguarda i cartoni animati e anime, ad esempio questo. Questo era un anime speed clash shot. Quindi gli step per creare video così sono 3. Il primo, creare il personaggio nell'ambientazione giusta. Il secondo, creare le immagini con tutti gli angoli che ti servono, e questo lo trovi gratuitamente nel link in descrizione sul mio sito. Il terzo passaggio è usare le immagini con gli angoli che abbiamo creato per realizzare le nostre clip video. Anche questo lo trovi in descrizione. Credo che possa esserti stato utile questo video. Per tutte le domande o le cose che non ho ancora detto, scrivi qui nei commenti. Ricordati di seguire me in questo canale e trovi anche la mia mail business per eventuali contatti o collaborazioni. Tutto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.